Ciao a tutte stelline viaggiatrici, venite con me a scoprire uno dei piccoli tesori nascosti del sud della Germania. Benvenuti a Schwäbische Hall! Il paese è piccolino e trovare parcheggio non è sempre semplice. Tuttavia nei weekend in molte strade potrete trovare dei parcheggi gratuiti, quindi sfidate la sorte. Addentriamoci quindi nelle piccole vie, ci si sente trasportati all'interno della storia. Quindi, nella prima piazza, a Markt, ossia appunto la piazza del mercato, si viene avvolti nello splendido stile barocco. La città ha avuto la grande cura di ricostruire, secondo i vecchi progetti e lo stile, gli edifici che durante gli incendi e le bombe della seconda guerra mondiale avevano purtroppo distrutto questo splendido patrimonio culturale. Alla destra della piazza possiamo ammirare la fontana in stile gotico, la quale in passato, durante le giornate del mercato, fungeva da vasca dove poter conservare il pesce fresco. Ingegnosi, non trovate? Sulla fontana possiamo vedere scolpiti i tre condottieri che sconfissero i demoni, e quindi troveremo San Michele, San Giorgio e anche San Simone. Inoltre, nell'angolo, in alto, è possibile vedere una vecchia gogna, dove venivano esposti i condannati prima dell'esecuzione pubblica. Questo piccolo e splendido gioiello incastonato nel sud della Germania nasce e si sviluppa nel Medioevo intorno ad una salina, ed è grazie a questa salina che la città divenne molto importante fino nei primi anni degli anni 1000. La città è ancora oggi nota per il teatro aperto che si organizza di fronte alla chiesa di San Michele, ma anche, e a mio avviso soprattutto, per il ricchissimo museo gratuito di Kunst alle Wörth. Ma andiamo per ordine. Spicca tra tutto sicuramente l'imponente chiesa di San Michele. La chiesa, che nasce in stile romanico già nel lontano 1156, poi venne demolita e ricostruita in stile tardo gotico. È stupefacente la ricchezza di opere che possiamo vedere al suo interno, soprattutto paragonandolo alle altre chiese germaniche della zona. La chiesa, da non lasciarsi scappare, è davvero bellissima, ma la bellezza del paese continua addentrandoci quindi nelle piccole vie che regalano gli scorci medievali grazie alle case colorate a graticcio. Qui possiamo anche trovare l'ex residenza del riformatore Johannes Brenz, un contemporaneo di Martin Lutero, il quale però, al contrario del suo fratello in Cristo, introdusse la riforma protestante in maniera decisamente più graduale. Ed è grazie a questo che ha salvato molte opere artistiche dall'iconoclastia, e quindi per questo abbiamo spiegato il motivo per cui la chiesa di San Michele è tanto più ricca di opera rispetto alle sue sorelle della zona. Continuiamo a passeggiare e giungiamo sulle sponde del fiume Kocher. Qui è possibile vedere un originale scorcio medievale perfettamente conservato. Questa Hallplatz fu il centro nevralgico della ricchezza del paese, poiché era proprio qui che veniva estratta la salamoia, che poi successivamente veniva lavorata per estrarre quindi il sale. Le torri che vediamo, oltre a fungere da sostegno per il ponteggio, erano in passato delle prigioni, che hanno mantenuto il loro aspetto genuino del 1250. Sicuramente è impossibile non notare il Globe Theatre, presente in questa piazza molto ampia, che riprende sia nel nome che nella struttura lo storico teatro londinese di Shakespeare. Il paese quindi alterna gli spettacoli tra questo teatro e quello che viene allestito ai piedi della chiesa di San Michele, un qualcosa davvero di eccezionale, non trovate? Oltrepassando il fiume si giunge fino all'entusiasmante Kunsthalle Wörth, un ricchissimo museo che contiene al suo interno opere da tutto il mondo, del calibro di Botero, Picasso, oltre a opere più moderne, fino a giungere ad alcuni reperti di epoca romana e greca. Un luogo unico, coloratissimo e ricchissimo da non farsi scappare, che grazie al filantropico Reinhold Wirth possiamo visitare in maniera del tutto gratuita. Una cosa molto importante da citare inoltre è che le mostre che vengono lì allestite ogni anno si rinnovano, proponendo opere sempre diverse in base alle tematiche scelte e quindi invogliando lo spettatore maggiormente a tornare. Ma è tempo di tornare e ci incamminiamo verso Lechenbruch, un ponte costruito nel 1502 e che venne però distrutto durante il conflitto mondiale, che poi venne successivamente ricostruito nel 1949. In questa zona la parte moderna si fonde con quella storica, fino a ricondurci nuovamente nella piazza principale, punto di inizio e di fine del nostro tour. Fermi tutti però!
non ho finito! Difatti, a circa 20 minuti di distanza dal Schwäbische Hall possiamo trovare una piacevole passeggiata boschiva, che comunque però consiglio di fare in primavera. Si tratta di una riserva naturale nei pressi del paesino di Murr, chiamata Horbachschlucht. A causa delle secche estive non mi è stato possibile filmare queste piccole cascate nel pieno della loro bellezza. Tuttavia, se vi affascina vedere certi luoghi, potrebbe essere una piacevole deviazione. Bene, stelline viaggiatrici, il giro alla scoperta dei paesini del sud della Germania per oggi termina qui. Qui sullo schermo e sulla descrizione troverete i miei contatti, dove potrete trovare tante altre curiosità sui viaggi fatti e quelli che vorrò fare. Iscrivetevi al canale per scoprire sempre luoghi nuovi ed interessanti curiosità di questo splendido mondo in cui viviamo. Ciao a tutti e ci vediamo nel prossimo video e quindi ci vediamo al prossimo viaggio!